Il campione europeo di Tenkaichi ha fatto un video parlando di te. Cosa? Ma che dici? Ci sono anch'io. Ci sono anch'io. È vero. Delle spiegazioni. Chi è Mario Sturniolo? Non sarò io a descriverlo, sarà lui stesso a descriversi in questo video che è stato caricato dal suo editor nel suo canale. Sei il giocatore più forte su Budokai? Che io conosca sì, anche se ovviamente nei commenti sotto al video con Volpesco hanno detto comunque io ne conosco almeno 3 che sono più forti, perché Tenkaichi è estremamente facile dire io sono più forte, conosco mio cugino che è più forte. Campo così da 10 anni, ma uno che mi ha battuto ancora non l'ho trovato. E sono anche curioso di trovarlo, non è che quando mi batte mi incazzo, piango eccetera, no, anzi comincio a divertirmi. Dai Mario, a Volpesco l'hai bullizzato per vincere, ma anche Volpesco mi ha battuto 1 o 2 volte, che cosa vuol dire? Che manie di potere, Mario, non sono manie, il potere ce l'ho, non è una mania, anzi, merda! Non vedo l'ora che me lo tolgano dalle mani. Cercate di andare oltre ritenere presunzione e arroganza, vedere persone che hanno fiducia e stima di se stessi. Io, a livello di risultato, non ho trovato uno più forte. Io me lo scoperei uno così. Forte di me a Tenkaichi. Che faccio? Dico le bugie e vi insegno a fare i modesti di questo gran cazzo quando si ha la vittoria? No! Juve, merda! Venite a casa mia, contattatemi. Se siete più forti di me a Tenkaichi, venitemi. Ah! Da qua, venitemi. Da dove cominciamo? Va fatta una premessa molto importante. Si tratta di uno streamer e generalmente, come tutti gli streamer, sta cercando di vendere un prodotto. Il suo prodotto in questo caso è voler fomentare la massa, cercando di dire io sono il giocatore più forte e non ho mai incontrato nessun altro di più forte, quindi posso anche capire che lo stia dicendo in maniera molto goliardica per poter attirare su di sé un po' di attenzione da questo. No, non è per attirare l'attenzione. È vero che non ho incontrato nessuno più forte di me, ma questo va oltre internet. Saluto a Paige perché vedo che sembra che tra poco abbia del dissenso, ma sembra anche abbastanza diplomatico, quindi gli rispondo amichevolmente. Non è che è una questione di territorio internettiano. Io ho 24 anni e questo gioco è stato più volte detto e ridetto. Tenkaichi sono forte, Tenkaichi sono forte. Mi piace anche un po' fare il villain della cosa, che mi sono anche un po' stufato che la gente dica so giocare a Tenkaichi, poi giochiamo a Tenkaichi e non hanno una minima base del competitivo. Quindi ovviamente sì, si fa per lo spettacolo, ma non si vuole sicuramente intaccare l'ambiente professionistico competitivo di qualcuno. Poi tra l'altro questo ragazzo Paige lo conosco, non so se ti ricordi Paige, abbiamo pure giocato insieme e mi è spaccato il culo. Oh yeah. Non volevo togliere la corona di Paige. Altra cosa, io e Mario Sturniolo abbiamo... Non è uno scontro già organizzato. Ho già parlato in passato. È vero. Stavo organizzando un torneo qui in Puglia, a Cerignola. Era lui? Perché io e lui ci siamo sentiti su Discord, però era anche l'organizzatore del torneo. Io mi ricordo che c'era un torneo a Cerignola, andavo allo studentato a Bologna, ma non pensavo fosse sempre lui. Oddio, che cazzo gli ho detto? Esattamente. E lui si era interessato per poter partecipare. Il problema è che non è riuscito... Non era uno streamer a quei tempi, più a partecipare poiché il montepremi non è salito, quindi non è riuscito più a scendere in Puglia per via dei prezzi del viaggio troppo alti. Lui voleva rimborsarsi. Ma questo sembra un cervellone, questo ragazzo. Non è uno scherzo, volevo fargli un complimento. Sì, tramite il premio di... È tutto vero, non volevo scendere perché il montepremi non mi avrebbe rimborsato il viaggio a Cerignola. Avrebbe avuto una brutta delusione sapendo che lì c'era gente della mia community che l'avrebbe distrutto, quindi... Ma l'ho detto anche nella clip che ha messo lui. Non sarebbe stata una delusione se mi avessero spaccato il culo, anzi sarebbe stata una soddisfazione. Esattamente come vinco e godo anche della sconfitta, altrimenti sarei semplicemente un bullo. Quindi non so. Comunque il suo ragionamento aveva ancora un minimo di senso, si era comunque interessato a un torneo e quindi va bene così. D'altro canto, non puoi fare i discorsi del tipo non ho mai trovato gente che sia stata in grado di battermi a Tenkaichi. Perché non posso? Se tu rimani fermo lì nella tua abitazione pretendi che altri vengano da te. Non voglio pretendere. Nella mia carriera io non ho fatto altro che andare in giro per questi luoghi. La tua carriera di Tenkaichi, ma io non stavo parlando della mia carriera di Tenkaichi, io stavo parlando proprio un ragazzo che si approccia al gioco della PlayStation 2, non volevo permettermi di fare nulla. Cercarla la gente più forte per poterla battere, per poter imparare da loro e poter crescere io stesso sia come persona che come giocatore. È così che funziona generalmente. Sì. L'ex campione europeo, che lo è stato fino al 2019. Ex campione europeo. Di dov'è lui?
Nel 2018 è venuto in Italia a stare da me per poter trovare un avversario forte, in quel caso io, e per poterlo sfidare. Altrimenti noi ragioniamo come hanno ragionato tutti quanti in Italia, quindi io sono il campione più forte, io sono il campione più forte, e abbiamo 40 campioni italiani. No, ma non sono il campione, ho detto che chiunque mi abbia sfidato non mi ha battuto, e questo è vero, perché a Tenkaichi sicuramente non sarò forte quanto lui, ma sono fortissimo, ve lo posso assicurare, sono fortissimo a Tenkaichi. Che stanno tutti lì comodi nelle loro case e nessuno fa più niente. Non avrei altro da aggiungere se non una piccola clip dove un ragazzo della nostra community ha voluto, diciamo, invitare Mario a prenderne parte, appunto. Mario, vorresti entrare nel server disco di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Ita? Sì, Jack, ma è quello con Paige? Sì, lo so, Jack Fonta, è che non trovo molto affascinante giocare con l'emulatore Wii online per Tenkaichi, perché è leggermente diverso, non è come se fosse offline, e tu mi dici grazie, però è l'unica cosa che abbiamo. E gli dico sì, oltre la speranza di un 4 che possa unire i mondi. Come vedete non c'è neanche il minimo interesse da parte sua nel voler entrare nella community. No, mi secco con l'emulatore, ho detto che mi secco con l'emulatore, ho un grande interesse, non eviterei mai questa gente, non voglio giocare con l'emulatore. Questa fantomatica chat fra me e Mario, lui mi parlava di aver configurato effettivamente. Abbiamo anche giocato, forse lui non se lo ricorda, abbiamo anche giocato e non mi è piaciuto, oltre che mi ha spaccato il culo, ma era diverso. L'emulatore. A questo punto ragazzi non ho davvero null'altro da aggiungere se non una piccola parentesi un po' meno goliardica rispetto a quella di Mario nel suo video. Mario, io fra 10 giorni circa sarò a Milano e ti sfido a casa tua a un match di Budokai Tenkaichi 3. Non importa quale emulatore, non importa con quali controller, anzi probabilmente porterò il mio controller. Ti voglio dimostrare che non è così che funziona per far sì che ci si faccia un nome e ci si autoproclami come il miglior giocatore. Fammi sapere se sei soprattutto a Milano, perché non so esattamente dove vivi. Se non ricordo male sei ancora a Milano. Mario, sei stato e fammi umiliato. sapere se ci sei per la sfida. Dai, secondo me non è realmente arrabbiato, non mi sembra un ragazzo aggressivo, penso anzi che abbia navigato la mia stessa wave e ho il PC fulminato. Porco di... Mi spacca il culo sicuro, Ho già giocato con questa persona, mi ha umiliato, è molto più forte di me, è il più forte del mondo forse, ma comunque ve lo porterei in live a farmi spaccare il culo. Proprio per questa cosa qua che vi dico, non è la paura di perdere, l'importante è giocare e basta. E su questo voglio essere abbastanza chiaro, perché forse quando parlo a volte la cosa diventa abbastanza travisabile. Potete mandare questa cosa a Paige, per favore? Paige, io e te abbiamo già giocato e mi hai distrutto. Non voglio assolutamente mettere bocca sul professionismo del gioco eccetera, io parlo della mia storia da giocatore. Poi il fatto che lo faccia con incredibile arroganza è ovviamente per raccontare una storia, ma la stessa arroganza ce l'avrei anche se perdessi, Non è che mi si toglie il sorriso perché vengo battuto, anzi, l'ho pure detto nella registrazione, mi piacerebbe che con lo stesso sorriso con cui vinco qualcuno mi spacchi il culo, e sarebbe bellissimo incontrarlo, perché so la valenza che ha nel mondo a livello di Tenkaichi, quindi mi piacerebbe anche invitarlo a fare una live insieme a lui e magari dopo stare insieme. Penso di aver capito dalle ultime cose che vuole soltanto fare scena, meravigliosamente scena. Non penso che sia realmente arrabbiato, tipo che qualcuno ha ostacolato il suo potere o il suo territorio. All'inizio avevo capito così, però non penso sia serio. Penso che stia giocando come sto giocando io. Sei in chat? Mario tranquillo, il mio video voleva essere esattamente goliardico. Paige, sentiamoci su Discord adesso se ci sei. L'avevo capito che era goliardico. Sei Paige? Sono proprio io. Come posso provartelo adesso? Parli esattamente come il Paige che ho appena visto su YouTube, quindi sei tu. Allora, prima di tutto vorrei dire che non me l'aspettavo assolutamente. Quando ho visto quel video che mi è stato mandato, dopo averlo visto la prima volta non ho dubitato un secondo, ho detto subito ma no, si vede, cazzo, cioè puramente goliardica come cosa, quindi ci stava, l'avevo capito. Ho voluto fare una cosa più o meno nello stesso stile, anche se magari nel mio video non si capisce. E ha funzionato. Dice che tu l'abbia colta. Ma hai a che fare con una persona che ha capito benissimo come funziona internet. Non pensavo che tu fossi goliardico, pensavo che tu non stessi scherzando, ma come vedi la mia reazione sarebbe stata del tutto morbida e giocosa. Verso la fine ho visto tutta la reazione live adesso sulla tua stream, è stato spettacolare. Sì, grazie bro. Comunque l'onore è mio. Io ti giuro che ti seguivo e che ho seguito i tuoi tutorial per diventare forte in quella maniera. Abbiamo pure giocato io e te su Discord, tu non te lo ricordi? Sicuro
sicuro di questa cosa. Abbiamo giocato io e te, ho recuperato un account Discord poco fa e questo account Discord avevo come solo amico te perché l'avevo creato per giocare con te. Sono arrivato in community da voi, ero abbastanza amichevole, non vedevo l'ora di giocare, ho giocato con te, non mi è piaciuto giocare all'emulatore, eri comunque più forte di me, non hai sicuramente vinto per quello, hai vinto perché sei più forte. Io apprezzo tantissimo che tu abbia fatto questo fake diss, perché così hai tirato l'attenzione per poter fare cose di Tenkaichi insieme a voi. La community di Twitch vuole vedere Tenkaichi ed è un gioco che ovviamente è proibitivo perché non esiste questo 4. Però mi piacerebbe averti a casa e intervistarti. La cosa brutta è che io al momento ho il PC fulminato e quindi non potremmo giocare. Se io ti dicessi che basta procurarsi una TV tubo catodico e mi porto dietro una PlayStation 2, tu che ne dici? Tu la sai streamare con la Play 2? Sì, ho pure la scheda d'acquisizione. Fin quando ci sei qui? Dal 10 al 12. Io conto ovviamente di risolvere il problema delle stream prima del 10. Vieni da me, ci sentiamo su Instagram. Sarà un onore avere come prima sconfitta il più forte giocatore di Tenkaichi che sia esistito nell'era contemporanea. Perché è vero, hai vinto il torneo, tu sei veramente campione mondiale. Mondiale no, ho vinto il campionato italiano nel 2016, il video è stato pubblicato sul mio canale a dicembre del 2017 perché la clip mi è arrivata 2 anni dopo praticamente. Nel 2019 sono andato a Metz in Francia e ho vinto ufficialmente il titolo di campione europeo, anche se nel 2018 quando il vecchio campione europeo è venuto a stare da me ci siamo allenati insieme e poi la sfida nell'ultimo giorno che è stato qui in Italia che abbiamo fatto ho vinto io 10-5. Quindi tu sei il campione d'Europa di Tenkaichi? Sì. Bro, sentiamoci, è un'occasione irripetibile, sono sicuro che tutti i ragazzi ti stiano già aspettando, quindi eccoci qua, sono veramente contento di fare da mediante a questa cosa. Con tutto il piacere del mondo mi preparo anche una bella intervista. Mi piacerebbe un sacco. Grazie di essere così. Ma stai scherzando? Grazie a te, sei un grande cazzo. Ciao. Ciao bello. Ciao. Il campione europeo di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3.